la nuova intervista a Kouji Mori. In concomitanza con la ripresa della serializzazione del manga è uscita l'ennesima intervista divisa in due parti a Kouji Mori sul sito magamix.jp. Nonostante si concentri per lo più sull'aspetto visivo della continuazione, Mori ha fatto alcune dichiarazioni che mostrano altri problemi nel metodo di lavoro suo e di Studio Gaga. Ad esempio, nella prima parte dice: «Faccio molto affidamento sulla mia memoria, quindi spesso finisco per ricordare cose importanti una volta completato il manoscritto. Cerco di parlare il più possibile con il signor Shimada, l'ex editor di Berserk». Questa dichiarazione finalmente mette un po' più di luce sul perché alcuni capitoli risultino superflui e ridondanti, ma soprattutto si nota la mancanza di un vero approccio a questa continuazione, dove per rubare la battuta ad un mio collega la storia avanza solo se Mori se la ricorda. Mori ha anche detto questo sui primi capitoli della continuazione: «Ero fiducioso di essere riuscita a rappresentare chiaramente la scena in cui l'isola degli Elfi crolla dopo la ripresa della serializzazione. Sento di essere riuscita a disegnarla come se avessi ascoltato la storia di Miura in passato. Era una scena in cui accadevano così tante cose allo stesso tempo ed era difficile dare un nome alla scena, ma sono riuscito a descrivere chiaramente Guts sconfitto e con il cuore spezzato, quindi ho penso di poter arrivare alla fine con questo e l'ho fatto». Se avete già ascoltato le nostre critiche in merito ai nuovi capitoli, saprete già che in realtà sembra proprio che manchino dei pezzi per come è stata narrata la distruzione di Skelling. Le uniche cose che si vedono nei primi capitoli sono le scene con Guts e Griffith, mentre tutte le altre, come quella di Roderick e del Cavaliere del Teschio, sono praticamente solo accennate, senza sviluppo alcuno, addirittura con pezzi mancanti, per cui le cose importanti sembrano accadere off-screen. Nella seconda parte invece ha questo da dire. Miura ama mettere anticipazioni, quindi ci sono delle parti di Berserk dove risolve attentamente i misteri mentre prosegue. Dato che è una parte che riguarda il cuore della storia, non posso dire niente di specifico adesso, ma c'erano delle parti su cui ho faticato per più di un anno, pensando: questo è diverso dalla storia che avevo sentito, o perché questo elemento è qui? Così mi sono consultato con Shimada e Kurosaki e ho capito perché Miura aveva mostrato le cose in quel modo. Ho pensato: ah, capisco, ecco cos'era, ma allo stesso tempo era completamente diverso da ciò che mi aveva raccontato. Quando era vivo, Miura a volte cambiava idea mentre scriveva il manoscritto e questo mi sorprendeva quando leggevo Young Animal. Quando poi gli chiedevo il motivo del cambiamento, lui diceva: stavo pensando a questo mentre scrivevo. Allora pensavo semplicemente: wow, l'ha cambiato, ma non avrei mai immaginato che tali cambiamenti sarebbero stati un grande problema per me. Su suddetti cambiamenti, aggiunge, Miura decideva la storia e ne parlavamo più volte durante la settimana, ma quando la leggevo era diversa da quella che mi aveva raccontato e quando leggevo il capitolo successivo era ancora più diversa. Miura diceva: è semplicemente successo. Era così immerso nella storia che sembrava quasi che stesse partecipando al viaggio di Guts e dei suoi amici. Penso che si rappresentasse come se partecipasse alla storia e non come autore. Prima di iniziare con l'analisi vera e propria, vorrei portare altre considerazioni sui capitoli precedenti. C'è una cosa riguardo il rituale di Shirke che non avevo ancora notato. Nel capitolo 373, quando vede i rami dell'albero del mondo, dice che questi sono una via del drago, ma anche qui ci troviamo di fronte ad una lettura sbagliata di ciò che aveva scritto Miura. Nel volume 39 Gedflin dice che in casi rari, come ad esempio una luna piena, appaiono dei sentieri che uniscono il piano fisico e quello astrale. I più grandi di questi si chiamano appunto Vie del Drago e il Beherit serve ad aprirne una. Per qualche motivo, quelli di Studio Gaga hanno inserito i rami dell'albero del mondo tra queste vie del drago, quando in realtà subito prima ci viene detto che l'albero è una sorta di spaccatura che unisce il paradiso, la terra e gli inferi. Sappiamo anche che i rami servono solo per spostarsi rapidamente tra un luogo e l'altro e che perdendosi al loro interno puoi al massimo finire in mare o sottoterra e non nelle profondità del mondo astrale.
Ma perché faccio questa precisazione? Perché viene detto che le vie del drago conducono all'abisso. Ciò significa che, secondo questa modifica, volontaria o meno nella continuazione, Shirke si sta dirigendo in uno degli strati più profondi del mondo astrale, da dove ci viene detto nessuno può fare ritorno. Ma nelle primissime pagine del precedente capitolo vediamo benissimo che lei non si trova nell'abisso, anche se Valera sostiene che Shirke è andata troppo in profondità. Vogliono davvero farci credere che Shirke si sia tuffata in una presunta strada per l'abisso senza pensarci due volte? Tutte queste contraddizioni ed interpretazioni errate dei diversi elementi possono portare confusione anche al lettore più attento e non fanno altro che aggiungere della tensione artificiale ad una situazione che non solo sarebbe potuta essere mostrata in un modo più semplice e diretto, ma non sarebbe nemmeno dovuta esserci. Qualcuno sotto i commenti degli scorsi video diceva che questi capitoli avrebbero reso meglio in formato volume, ma vedendo come tutto risulti rasciato, questi capitoli, letti uno dopo l'altro, danno ancora di più l'impressione che la storia stia procedendo ad una velocità disarmante. Mi dispiace cominciare questa analisi dicendo che questo capitolo, intitolato Un insetto nel corpo del leone, è il più problematico che sia stato pubblicato finora. Nelle prime pagine non succede niente di eclatante, ma è dopo che cominciano problemi piuttosto seri da non sottovalutare. Il capitolo si apre con degli elefanti che attraversano le strade della capitale dell'impero. Isidoro rimane stupito da questi animali e da come parla sembra che non li abbia mai visti, quando in realtà li nota proprio alla fine del volume 21. Rickert dice che i Kushan ora sono loro compagni e che non contano le differenze culturali. Qui sembra che stiano ponendo una sorta di parallelismo con Falconia, ma vedremo dopo i problemi di questa contraddizione. Gad Flynn dice che i Kushan li hanno accolti anche se sono diversi da loro e che rimangono comunque dei maghi e che l'isola degli Elfi vive nei loro cuori. Dice anche che non sono più abituati al mondo esterno e che loro sono praticamente degli stranieri in terra straniera. Però accenna anche al fatto che loro hanno fatto del mondo astrale la loro casa per troppo tempo. Visto che il mondo astrale e quello fisico si sono uniti, non dovrebbe comunque sentirsi un po' a casa? E all'improvviso Morda vola via con la sua scopa. Ma aspetta un attimo, ma i maghi dell'isola non avevano mica perso i poteri? Ed ecco che ci troviamo di fronte all'ennesima contraddizione, perché far volare la scopa funziona praticamente come ogni altro tipo di magia, ovvero devi studiare ed interagire con gli spiriti. Durante la prova di volo di Shirke, infatti, scopriamo che il mago, per volare, deve gestire i bariti, gli elementali del peso. E questa che conclusione porta? A quella per cui quelli di Studio Gaga hanno fatto perdere i poteri ai maghi temporaneamente, perché altrimenti sarebbero stati capaci di difendersi dall'abbordaggio dei Kushan di qualche capitolo fa, perché altrimenti li avrebbero sconfitti. Ma ora che sono usciti da quella situazione, i maghi riotterranno in qualche modo i loro poteri. Dopo questo, Farnese torna a stare a fianco del corpo fisico di Shirke, nel mentre Rickert comincia a dubitare del successo di questa guerra. Si cambia scena e ci viene mostrato il nuovo imperatore. Ma quando sarebbe stato eletto? E da chi? Come è salito al potere? Chi è? È letteralmente saltato fuori dal nulla. Anche qui le dinamiche di potere non vengono mostrate o spiegate. Si parla di questo Kuriltai, che era il concilio politico-militare dell'aristocrazia mongola nel Medioevo, ma questo termine cosa c'entra coi Kushan, che hanno sempre avuto elementi delle culture indiane dell'Asia meridionale, dalla loro mitologia alla lingua, mentre la Mongolia si trova in quella orientale? Sinceramente mi sembra l'ennesimo tentativo goffo di cercare di replicare le ricerche che Miura faceva sulle altre culture che incorporava nel manga, un po' come quando nel capitolo 374 Daiba appellava a Guts il nome della dea Durga al posto di chiamarlo Kshatriya di Durga, o come i dialoghi dei Kushan in sanscrito che non avevano senso. Silat dice anche che i Kushan sono un popolo multietnico che comprende diversi clan e tribù. Eppure tutte queste etnie non si vedono e non ci viene nemmeno spiegato come si suddividono. In 24 pagine veniamo solo a conoscenza del capo della tribù del nord, il che non significa molto. Più che altro Miura aveva reso chiaro che i Kushan sono una società basata sulle caste indiane. Infatti nel volume 22 il generale definisce Silat e i Bakiraka come intoccabili, cioè coloro che stanno al di fuori delle 4 caste perché considerati impuri. Inoltre la suddivisione in caste
ha una base religiosa legata all'anima, quindi cosa c'entrano le etnie? Viene poi detto che il popolo è convinto che Ganishka sia stato sconfitto per via della sua dittatura, di cui non si è mai parlato e di cui non ci viene mostrato niente, e del fatto che non desse ascolto ai Kuriltai, anche se dopo viene detto che questi non erano proprio contemplati quando Ganishka era al potere. Avviene ora uno scambio tra Roderick e Silat, ed è qui che cominciano i grossi problemi che avevo citato prima. Roderick chiede al leader dei Bakiraka come faccia l'impero a stare ancora in piedi dopo l'onda del mondo astrale, ed è una domanda che ci siamo posti anche noi. Però Daiba, nel rispondere, non ci offre la spiegazione che ci aspettavamo, perché non solo viene confermato che i Kushan non hanno subito le conseguenze di quell'evento, ma il mago dice addirittura che per i Kushan combattere contro questi esseri sovrannaturali non sarà un conflitto diverso da quelli che hanno avuto in precedenza. Scusatemi, ma questa cosa è a dir poco insensata, soprattutto i paragoni che Daiba fa con i conflitti politici e tribali. Si parla di un avvenimento senza precedenti che ha riportato il mondo al caos primordiale, e qui il suo impatto viene enormemente diminuito. Kouji Mori e Studio Gaga o non hanno capito che l'onda del mondo astrale è stato un evento globale, o hanno volontariamente retconnato la cosa. Qualunque sia la risposta, questo cambiamento non ha scuse. Roderick dice che anche il Midland conosce la forza e la ferocia dei Kushan. Non so perché cerchino di farci ricordare l'invasione del continente da parte dei Kushan, visto che Miura l'aveva mostrata gradualmente dal volume 18 in poi, ed era praticamente impossibile perdersela. Il Kuriltai inizia e l'imperatore per prima cosa chiede consigli a Silat sull'Occidente e su come sconfiggere il falco. Qui però sorge di nuovo la domanda che avevo posto sul capitolo scorso: come fa ad essere in possesso di queste informazioni? Persino Flora aveva detto che quelli della mano di Dio sono uno dei più grandi misteri per chi studia la magia. Non sembra che vogliano esplorare questa cosa, e la trattano invece come un fatto da accettare indipendentemente da quello che abbiamo visto il personaggio fare. Ancor prima che Silat cominci a parlare, arriva subito l'intervento del leader della tribù del nord, che dice che i Bakiraka non dovrebbero essere presenti in quel concilio, e dopo questa provocazione gli altri Kushan cominciano a lamentarsi della presenza dei Bakiraka nella capitale, dicendo che dovrebbero essere cacciati. Ma allora perché li hanno fatti entrare? Perché Silat era a capo dei Kushan che hanno abbordato la cavalluccio marino? Non li avevano riconosciuti? Qui ho proprio sentito la mancanza di sviluppi chiave della vicenda, che quelli dello studio hanno cercato di colmare con uno scambio che in realtà non risponde a nessuna domanda. Quando sarebbero arrivati, che ci fanno lì? Il battibecco viene interrotto da un altro leader dicendo che questo razzismo avrebbe ostacolato il dibattito. Visto ciò che ho detto prima sulla società Kushan, dovreste poter capire da soli perché questa frase sia assai fuori luogo. E un altro leader ancora afferma che è il momento che tutti i Kushan si uniscano per sconfiggere il falco. Non percepite anche voi la confusione che c'è in questi dialoghi? Perché alcuni leader intendono mantenere le differenze sociali mentre altri vogliono abolirle di punto in bianco? L'imperatore dice che Ganishka aveva indebolito l'unità dei Kushan, quando in realtà sappiamo che questo sistema a caste esiste da secoli. Dopo questi piuttosto semplici scambi, si giunge alla conclusione che i Bakiraka devono essere accettati nell'impero. Ma questi Bakiraka dove sono? Perché a parte Silat e i suoi 4 guerrieri Tapasa, non se ne vedono altri. Si fa veramente fatica a capire la portata di una decisione del genere che viene fatta passare per importante, ma per cui non riusciamo a vederne i benefici. Daiba spiega che cosa faceva grazie alla sua conoscenza della magia da Hidaka al Beherit artificiale, e tutti rimangono sconvolti mentre Silat commenta il fatto che il mago avesse nascosto tutto questo. Ma questa cosa il leader dei Bakiraka l'aveva già appurata nel volume 27, quando Rakshas gli mostra come venivano creati i guerrieri Daka. Improvvisamente Silat si inginocchia e chiede all'imperatore di essere reso generale per guidare l'esercito contro Griffith, e che i Bakiraka possono contrastarlo per via della loro storia di guerra e magia, praticamente ripetendo quello che aveva già detto Daiba. Qui di nuovo vengono date informazioni che vogliono siano automaticamente prese per vere. Quale sarebbe questa lunga storia di guerra e magia? Miura avrebbe passato pagine e pagine a mostrarci cosa intendeva con questa informazione per renderla congruente con tutto il resto. Mentre il leader del clan del nord cerca di controbattere, vediamo delle spine nere spuntare dalla sua schiena, e nelle ultime pagine vediamo Farnese, Morda e Guts reagire a Rakshas che salta fuori dalla schiena del Kushan.
Ma come ha fatto Rakshas a seguire Rikert e gli altri? Scartiamo subito la possibilità che si fosse attaccato ad una delle creature di Daiba nascondendosi alla vista, perché il mago si sarebbe accorto della sua presenza. C'è proprio una vignetta in questo capitolo in cui Daiba dice di avere un brutto presentimento su questo Kuriltai. Poi, nel volume 38, si vede proprio l'apostolo cadere dal cielo dopo che Rikert gli spara col lanciarazzi, e poi, scusate se mi ripeto, sapevamo che quest'ultimo fosse diretto al villaggio dei Bakiraka, quindi come ha fatto Rakshas a rintracciarli? La mia speranza è che sia uno dei soldati che, giunti ai confini dell'impero, e che sia riuscito ad intrufolarsi tra loro, ma temo che non sarà questa la spiegazione che forse ci forniranno. Vorrei anche far notare che non solo si è tenuto la maschera che Rikert gli ha rotto sparandogli, ma anche quella che gli era stata divisa in due da Silat. Questo lo trovo molto strano, visto che ciò che sappiamo del personaggio è che getta le maschere rovinate. È anche strano che si sia rivelato in questo modo, lo abbiamo sempre visto aggirarsi silenziosamente persino tra i campi di battaglia, e l'unica volta che si è effettivamente trasformato è stato contro Rikert e Silat, visto che era stato messo alle strette. Vorrei anche soffermarmi sulla reazione di Guts. Possibile che sia la presenza di un apostolo a farlo tornare in sé? E se sì, allora che ne sarà della sua fiducia persa nell'ammazzadraghi? Se ne parlerà o non verrà mai più menzionata? Perché ricordiamoci che è proprio questo fattore ad averlo fatto finire in questo stato. E in tutto questo, Erika dove è finita? Aveva lasciato Falconia insieme a Rikert per andare al villaggio dei Bakiraka, eppure non la si vede da nessuna parte. Spero sinceramente che la sua non sia una situazione simile a quella di Isma, per cui è stata tolta dalla storia perché non sapevano come gestirla. Ed è qui che arriva quello che penso sia il problema principale di questo progetto. Berserk è passato dall'essere una storia character driven, ovvero che procede in base alle scelte dei personaggi e alle conseguenze che queste portano, ad una storia plot driven, dove invece i personaggi reagiscono a ciò che accade intorno a loro. Mentre con Miura c'era un equilibrio tra questi due modi di narrare, mi sembra sempre più evidente che in questi nuovi capitoli quelli di Studio Gaga abbiano virato più sul secondo. Solo che in questa continuazione a volte è difficile anche avere delle reazioni dai personaggi. Pensate ad esempio al fatto che nessuno sia contrario al prendere forzatamente parte a questa improvvisa guerra tra i Kushan e Falconia. E a proposito di questo, credo anche che il costume Kushan per cui i profughi debbano entrare a far parte dell'esercito sia un'aggiunta di Studio Gaga. Perché dico questo? Perché i personaggi non hanno, in realtà, alcun motivo per volerli aiutare, e quindi quelli dello studio li hanno forzati in questa situazione. Questo si collega anche al fatto che la presenza di Guts e compagnia nell'impero è completamente casuale. Vorrei anche parlarvi di Guts, o meglio del fatto che non ci sia nulla di nuovo da dire a suo riguardo. In 2 anni di pubblicazione il protagonista della storia non ha avuto alcun peso nella sua prosecuzione ed ha addirittura avuto un'involuzione. Per Griffith invece il discorso è diverso. Perché mantenere segreto il motivo della sua invasione dell'Est? Tutto ciò a cui porta questa decisione è solo confusione, una mancanza di un vero e proprio obiettivo, quando invece con Griffith è sempre stato il contrario, anche quando non si conoscevano appieno i suoi piani. Sono tutti espedienti che valorizzano più lo shock fino a se stesso di una situazione improvvisa piuttosto che la costruzione dei vari setting. Per il prossimo capitolo non dovremo aspettare molto, visto che l'uscita era già stata confermata per l'8 novembre, quindi ci si rivede tra 2 settimane per un'altra analisi.